Faccio parte dei Rifugio Alma Libre. Cuori Liberi. L'Arca di Natalia. Sant'Antonio Capella Libera tutti. Rifugio Ana. Fattoria di Nonno Peppino. Rifugio Serafino e i suoi amici. La Fattoria Caprecavoli. Vita da cani e porci comodi. Rifugio Futura. Siamo una bellissima grande famiglia. È una cosa a cui non ci si pensa se non sei dentro. Devi assistere al fatto che le capre sopra i 6 mesi vengono decapitate. Trapano, bisturi, cose. Non lo puoi seppellire, devi chiamare i rifiuti speciali. Arrivano quelli del camion dei rifiuti speciali con il ragno, quello che si usa per le carcasse delle auto. Rifiuti speciali, perché per lo Stato sono cose, hanno quella targa. Per lo Stato sono cose, hanno quella targa. Ecologista, il FAI 2024, siamo usciti vivi dal FAI 2022 e siamo ancora qui e ci riproviamo più carichi che mai. Un giorno ho incontrato una pecora che mi ha cambiato la vita. Mentre io salvavo lei, quindi la sua vita, cercavo di aiutarla, poi alla fine mi sono resa conto che lei stava salvando me. Quella pecora si chiamava Hope. Mi sono trovata così poi a salvare animali di specie sempre diverse e finalmente poi ho fatto la connessione. Ho capito che non c'è differenza tra un cane e un maiale, tra una capra e un gatto, non c'è alcuna differenza. In vita mia non avevo mai considerato quanto determinate specie fossero discriminate, trattate male, abusate, uccise. Ho così deciso di mollare il mio lavoro da scrivania, trasferirmi in campagna e dedicare la mia vita a tutti questi animali, a salvare le loro vite e aiutarli e soprattutto a far sì che sempre più gente acquisisse la stessa consapevolezza che ho acquisito io. I rifugi e i santuari per animali liberi questo devono essere: dei fari nel buio, un luogo sicuro per esseri umani e non umani, che ci ricordino che una vita diversa è possibile. Questo è il FAE. Ed ora che il festival antispecista ecologista abbia inizio. Grazie a tutti. Una studentessa come Sveva, che fa la facoltà di veterinaria, forse adesso non faccio nomi, ma è probabilmente la più grande che c'è in Italia. Qualche anno fa sono stata contattata, un paio di anni fa, da una sua professoressa che mi chiama perché ci conoscevamo, sapeva che tipo di orientamento io avessi e mi chiede un favore, di parlare con questa sua studentessa, perché la professoressa mi dice è una delle mie studentesse più brillanti ma vuole lasciare gli studi, non riesce a convivere
con il fatto che all'interno della facoltà lei si trova con me, quindi con la professoressa di etologia, ad esplorare il mondo delle menti degli altri animali, della loro personalità, del comportamento, poi cambia l'ora e si ritrova all'interno degli allevamenti o peggio nel mattatoio. Quindi mi ha detto: lei vuole lasciare? Fammi questo favore, parlaci, perché sarebbe veramente un peccato. Gli studenti e le studentesse non si possono rifiutare di andare agli allevamenti e nei mattatoi, anche quando si sono iscritti a quella facoltà per fare esattamente l'opposto: curare, preoccuparsi del benessere, per salvaguardare la biodiversità, e ce n'è un gran bisogno, gli ecosistemi, e ce n'è un gran bisogno, e si ritrovano invece ad essere formati, non dico solo, ma per lo più, per essere impiegati nell'industria della carne, che non guarda gli animali come animali, cioè come individui, ma li guarda come patrimonio, come sentiamo sempre parlare del Made in Italy, no? E quindi come vanto addirittura per una nazione da difendere a tutti i costi. È un sistema che indottrina. E come lo fa? Con quello che dicevamo: tu ti iscrivi e le cose te le mettono in chiaro subito, cioè ti dicono: sei qui, sì, curi gli animali, ma guarda che gli animali non è che qui noi li guardiamo come individui, sono 5 anni, in Spagna ora sono diventati 6, però poi c'è tutto il percorso dopo, cioè quello che ci serve per imparare questo mestiere, e in quegli anni subiamo, non dico il lavaggio del cervello, però un po' sì. Cioè, e finisci per pensare che forse allora, se c'hai quella sensibilità lì, non sei adatto per fare quel mestiere, che forse allora, se tutti ti dicono così, i professori ti dicono così, gli esami d'ammissione ti dicono così. C'è una selezione durante, perché le persone più sensibili spesso non riescono ad arrivare alla laurea, oppure non si iscrivono proprio. Incredibile. Siamo una bellissima grande famiglia, ci siamo uniti nella rete dei santuari, e la mia personale esperienza è proprio trovare una famiglia. Vi voglio raccontare solo una storia in particolare, che è quella di Casper, che poi tra l'altro è la faccia della mucca sul simbolo del Fa, è proprio Casper. Casper è un simbolo di resistenza. Casper è un vitello che è stato buttato nel Cilento in montagna come scarto di un allevatore perché è nato albino. È arrivato che c'aveva pochissimi giorni, piccolo così, ha vissuto 2 mesi e mezzo nel salotto, ho comprato i tappeti antiscivolo perché non reggeva la glicemia. Lui non aveva più voglia di vivere, e si vedeva proprio, nel senso che lui era cieco, sordo, faceva a destra e a sinistra, rifiutava il cibo e non stava in piedi. La glicemia sempre per 2 mesi e mezzo in continuo. A un certo punto ha avuto un cambiamento. Tutti i veterinari ci dicevano: non va affezionati a lui perché è albino, perché non ce la farà. Ora Casper ha 4 anni ed è un bel torello, e ovviamente non vive più nel mio salotto perché non c'entrerebbe, anche se io avrei voluto. C'è al rifugio la cosa fondamentale che ho capito, che l'animale umano, il concetto fondamentale che ha perso è l'animalità, e quindi ha anche pregiudizio e difficoltà a rapportarsi con gli animali. Il compito enorme credo che abbiano i santuari, i rifugi, oltre a tutto, è proprio quello di cercare di risviluppare, di riaccendere questa coscienza, specialmente nei piccoli, nei bambini e nei ragazzi, per rivivere quella che è la nostra vera natura, che è quella dell'animalità, e quindi rapportarsi direttamente con gli animali. Sono cominciate ad arrivare tante di quelle belle persone a fare i volontari, ad aiutare il santuario, e orgogliosamente abbiamo cominciato a mettere la bandiera, per esempio LGBTQ+, bandiera antifascista, pro-Palestina, perché noi siamo antifascisti. C'è un bue che non si alza, è a terra, e il veterinario ti risponde: va abbattuto. A chi? Chi? Per lo Stato sono cose, hanno quella targa, e quindi vanno smaltiti. Non lo puoi seppellire, devi chiamare i rifiuti speciali. Arrivano quelli del camion dei rifiuti speciali con il ragno, quelle che si usa, la gru,
il cassone con la gru, quello che si usa per le carcasse delle auto, e lo stanno facendo con noi, lo fanno con Bruno, con il mio bue, con Flora, con il mio cavallo. È devastante emotivamente. Abbiamo continuamente imparato e impariamo ogni giorno, e questo è un privilegio, dagli animali che vivono nei santuari, che 1000 volte sono stati oltraggiati, schiacciati, calpestati, picchiati e si rialzano. Non è vero che non hanno voce, parlano tutte le volte che scappano, tutte le volte che danno un calcio a un allevatore, una cornata a un macellaio, un morso a qualcuno, quelli loro stanno parlando lì. I mattatoi sono i posti in cui gli animali ancora, se uno ci entra, cercano in tutti i modi, anche se soggetti a una politica di dominio infernale, tentano fino all'ultimo secondo di scappare e di dimostrare che sono soggetti che hanno una volontà, che vogliono dissentire. E noi stiamo lì pronti con i cancelli aperti, non li possiamo accogliere tutti, però con la rete ci impegniamo sempre. Io sono felice, noi siamo felici di essere parte di questa grande famiglia che è la Rete dei Santuari. Siamo felicissimi che nell'ultimo anno siamo diventati da quelli che erano 15 a quelli che erano 26. C'è una meravigliosa diversità all'interno di questa rete, perché qui ci sono delle incredibili diversità che fanno la forza. L'animalità, proprio dal punto di vista biologico, scientifico, evoluzionistico, si basa sul movimento. Cioè, gli animali si muovono, sono fatti per muoversi, anche noi animali umani siamo fatti per migrare, siamo migranti, biologicamente migranti. Noi nell'idea di conservazione della natura mettiamo degli animali come se fossero dei sovrammobili, no? Non capiamo che è proprio lo sconfinamento che ha portato alla biodiversità della vita sulla Terra, non è il confinamento. Noi dobbiamo capire che non possiamo avere un'idea museale degli animali. Cioè, tu vai al museo, trovi tutti gli animali impagliati e stanno tutti fermi. Ma un animale non è fermo, un animale si muove. Anche nel coabitare è molto importante, se pensiamo a questo fatto che ormai sembra che noi dobbiamo rimuovere tutti gli animali selvatici che si approssimano agli ambienti urbani. Un cinghiale potrebbe benissimo annoiarsi di stare in un bosco. Io non so se io vivo in un bosco, ma può essere molto noioso ogni tanto un'uscita in città, un aperitivo ci sta, anche per un cinghiale. Un'altra cosa che dico spesso, anche scherzando con i santuari e i rifugi, io quando entro in un rifugio non voglio sentir parlare di cavallo alfa, di gallina beta, cioè tutta questa idea sulla gerarchia di dominanza dentro un rifugio, soprattutto se antispecista, non dovrebbe essere portata, perché non c'ha alcuna valenza scientifica. Nacque a cavallo delle 2 guerre mondiali in un ambito di nazionalismo e militarismo. Un gruppo di lupi è una famiglia, non c'è il lupo alfa, magari quello che vediamo come lupo più sottomesso in realtà è quello più cognitivo, mentre invece il lupo più dominante magari è quello più reattivo, quello che fa la voce grossa, probabilmente è più emotivo, mentre quello che pacifica è lui quello più forte, no? Ma questo è dura combattere contro questo, perché anche nelle accademie, nelle università, ancora si parla sta lingua qui. Anche il principio di soggettività è importante. I cavalli, i cani, i cinghiali, gli orsi, gli umani non esistono. Esiste quel cane, quel gatto, quel maiale, quella gallina. Cioè il principio semplice di soggettività. Un soggetto è uno che ha un'opinione, ti mette in discussione, non è d'accordo, esprime un dissenso, a volte partecipa alla costruzione di qualcosa, fa qualcosa con te, vive un'avventura con te. Un oggetto, diciamo, mettiamo le mucche lì. Dice, sì, prima vuoi capire a quel gruppo di mucche cosa può piacere.
tantissime ricette dei nostri nonni, non prevedevano né latte, né burro, né uova. Il nostro corpo non ha bisogno di carne, pesce, uova, latte, eccetera, ha bisogno di nutrienti. Tutti gli studi a disposizione fino a questo momento confermano che se l'alimentazione vegetale è completa, bilanciata ed equilibrata, non c'è alcun problema anche per coloro che fanno sport a livelli agonistici. Ovviamente nel mondo del bodybuilding c'è lo stereotipo, no? Dell'alimentazione onnivora, soprattutto per quanto riguarda poi l'assimilazione di proteine, cosa assolutamente falsa. Vari studi scientifici, anche molto recenti come il 2023, o anche soprattutto marzo 2024, si è visto proprio che questi aminoacidi essenziali, se con un'alimentazione ben pianificata, li possiamo ottenere tutti e 9 da un'alimentazione vegetale. Molti atleti a livello internazionale sono diventati campioni e sono vegani. Io ero il classico tipo, petto di pollo, albume e tutto quanto. Quando poi sono diventato vegano, diciamo, non ho, a livello di prestazione, non ho visto grandi differenze, nel senso né eccessivi, quindi aumento di forza, né un deficit di forza. Gli studi riportano semplicemente che non c'è differenza, quindi pari recupero, pari forza, pari sviluppo della massa muscolare rispetto a un'alimentazione convenzionale. Boicottare marche che disdegnano il rispetto dell'essere umano e del pianeta è l'arma più forte che abbiamo per abbatterle. Questi marchi dai colori sgargianti lo sanno bene e si dipingono di verde per sopravvivere. Si riempiono la bocca di sostenibilità, ma nascondendo saldo in petto il proprio cuore marcio di profitto e poliestere. On my way through the waters, tell the tide don't move. I'm alright through the border. Call me boy.